È possibile imparare l'italiano con le serie TV? Dunque, imparare da zero forse no, ma sicuramente le serie TV sono un ottimo modo per ampliare il vostro vocabolario e conoscere nuove parole, nuove espressioni della lingua parlata di ogni giorno. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In questo video imparerete alcune delle espressioni italiane colloquiali informali più utilizzate, grazie ad alcuni passaggi di una delle mie serie TV preferite, Stranger Things. Infatti vedremo insieme un pezzo della serie, chiaramente doppiato in italiano, e vi evidenzierò l'espressione o la parola rilevante, ve ne parlerò, vi darò la definizione e anche degli altri esempi. Mi raccomando, restate fino alla fine del video perché, come sempre, ci sarà un esercizio di ripasso. E non vi preoccupate se non avete mai guardato la serie, perché noi siamo qui per imparare l'italiano. Cominciamo! Stranger Things è una serie TV americana ambientata negli anni 80 nella cittadina immaginaria di Hawkins. E la storia comincia con la scomparsa di un bambino, Will, che spinge la sua famiglia e i suoi amici a indagare. E tra le varie indagini scopriranno un mondo fatto di creature mostruose, esperimenti scientifici illegali, complotti governativi e minacce sempre più grandi. Guardiamo insieme la prima scena che ho preparato per voi. Allora perché stai sempre con me? Perché sei il mio amico migliore. Va bene, e preferisco essere amico di Zombie Boy che di una banale nullità. Dunque, Jonathan dice a suo fratello Will: preferisco essere amico di Zombie Boy che di una banale nullità. Mi piaceva molto questa espressione fissa e perciò volevo parlarvene. Banale nullità. Cosa significa? L'aggettivo banale indica qualcosa di ordinario, scontato, senza originalità. Nullità, invece, è un nome, un sostantivo che indica una persona, attenzione, una persona insignificante, senza personalità, che non ha alcun valore. Quindi una banale nullità è una forte offesa per qualcuno, perché indica una persona completamente priva di interesse, noiosa, che non ha nulla di speciale. Un insulto piuttosto forte, anche se non volgare. Ad esempio, non voglio passare il sabato sera con queste banali nullità. Andiamo da un'altra parte. Il nuovo collega? Una banale nullità. Non ha mai un'opinione su niente. La conoscevate? Passiamo invece alla prossima scena e alla prossima espressione. Oddio, ma che mi prende? Tu non sei come tuo fratello, ok? Tu sei forte, sei diversa e sei in gambissima. Cosa dice qui Lucas a Max?
dice tu sei forte, sei diversa e sei in gambissima. Cosa significa questa espressione? Allora, in realtà l'espressione di base è essere in gamba. Essere in gamba significa essere una persona capace, intelligente, sveglia, che sa fare le cose bene in generale. Ma qui non abbiamo solo essere in gamba. Qui abbiamo essere in gambissima, con il superlativo assoluto, issima. E questo rende l'espressione ancora più forte. Significa essere molto in gamba, essere davvero eccezionale. La mia nuova avvocata è in gambissima, ha risolto tutto in meno di una settimana. Tuo figlio è proprio in gamba, a soli 10 anni parla già 3 lingue. Piccola parentesi, nel caso in cui non fosse ancora chiaro, essere in gamba si usa solo con le persone. Una cosa particolarmente buona comunque non può essere in gamba. Ancora, prossima espressione. Prossima scena. Bagno da nessunissima parte. Se credi che passerò quello che sembra essere il mio ultimo giorno di vita nell'urido scantinato di Mike Wheeler, sei fuori strada. Qui Max è molto decisa e alla fine lei dice: sei fuori strada. Cosa significa essere fuori strada? Dunque, dal punto di vista letterale, essere fuori strada significa che qualcuno ha sbagliato direzione, che non è sulla strada giusta. Ma utilizziamo moltissimo questa espressione con il suo significato metaforico, e cioè sbagliarsi completamente, avere un'idea totalmente sbagliata. Lo sapevate? Per esempio, pensi che lui abbia rubato tutti i tuoi soldi? Sei proprio fuori strada. Se credi che ti presterò la mia macchina dopo quello che è successo, sei fuori strada. Per dire un po' la stessa cosa, ti sbagli di grosso. Non ci siamo proprio. Continuiamo con la prossima scena. Ah! Che cosa cavolo fai? Che cosa fai tu? Perché sei... Qui Max esclama: ma che cosa cavolo fai? Ovviamente stiamo parlando di espressioni informali, quotidiane, colloquiali, quindi inevitabilmente dovevano essercene alcune più colorite. In particolare, la parola più rilevante qui è proprio cavolo. Cavolo è un eufemismo, cioè una parola più gentile che sostituisce una più forte, più volgare. Potete tutti immaginare quale sia, no? Cavolo, proprio come esclamazione, può significare tante cose diverse. Può esprimere rabbia, sorpresa, frustrazione, ma sempre in modo più pacato e meno offensivo di quella più forte. Che cavolo stai dicendo? Ma dove cavolo sei andato? Cavolo, ho dimenticato le chiavi. Dunque, Max in questa scena voleva esprimere frustrazione, fastidio, ma allo stesso tempo non essere troppo forte nel farlo. Piccola parentesi, piccola curiosità:
Lo sapevate che in italiano possiamo anche mangiare il cavolo? Cavolo è anche un ortaggio in italiano, questo qui. Ma, come vi dicevo, utilizziamo la parola come eufemismo per la più forte cazzo. E a questo proposito ho pubblicato recentemente un video molto interessante proprio su tutti i modi per sostituire le parolacce quando vogliamo essere un po' più gentili, un po' più educati e non così volgari. Quindi ci sono una serie di alternative cortesi alle parolacce italiane più diffuse e trovate come sempre questo video qui in alto nella card o giù in descrizione. Ma noi proseguiamo con la prossima scena, una delle mie preferite e anche l'espressione che contiene. Spoiler. Uscire di qui! Fatemi uscire di qui, cazzo! Sei una rompiscatole testa calda, sai sì. Allora, in realtà qui vorrei parlarvi di due espressioni, non solo una. Hopper dice a 11: sei una rompiscatole testa calda. Lo sai, sì? Rompiscatole testa calda. Cosa significano? Rompiscatole è una persona fastidiosa che dà sempre problemi, che non ti lascia in pace. Deriva dall'espressione con il verbo rompere le scatole a qualcuno, che significa dare fastidio. Per creare la forma un po' più colorita, un po' più volgare, potete sostituire scatole con palle. Il significato rimarrà identico, ma sarà molto più forte. Chi è invece una testa calda? Bella espressione. Una testa calda è una persona impulsiva che agisce senza pensare, che si arrabbia facilmente. Dunque, un rompiscatole testa calda è una persona non molto facile da gestire, perché non soltanto dà fastidio, ma è anche impulsivo, agisce senza pensare. Mio fratello è un vero rompiscatole. Mi chiama 10 volte al giorno per chiedermi le cose più stupide. Sei proprio una testa calda. Pensa prima di parlare. Te l'avrò detto 10.000 volte. Usare le risorse in italiano per migliorare la lingua è un metodo molto efficace. Ecco perché voglio parlarvi di NordVPN, lo sponsor di questo video. NordVPN, oltre a proteggere la vostra privacy mascherando il vostro indirizzo IP quando navigate, vi permette di connettervi a internet come se vi trovaste in un altro paese. Nel vostro caso potete utilizzarla per navigare come se foste in Italia e accedere così a tutti i siti italiani senza limitazioni. O potete accedere ai siti del vostro paese quando viaggiate in Italia. Il costo è di appena un paio di euro al mese, come quello di un caffè. Inoltre avrete a disposizione anche il Password Manager, che vi permette di salvare e sincronizzare su tutti i vostri dispositivi tutte le vostre credenziali in modo sicuro, così da non rischiare mai di perderle o dimenticarle. Se vi iscrivete tramite il link in descrizione o il codice coupon LERNAMO, riceverete anche 4 mesi gratis. Continuiamo.
Quindi diamoci un taglio netto immediatamente, prima che il tuo caro studente modello finisca morto in un fosso. Diamoci un taglio netto. Cosa significa? L'espressione darci un taglio è formata proprio dal verbo pronominale darci, dare più particella pronominale ci, è un taglio e significa smettere di fare qualcosa, finirla, piantarla. Si usa quando vogliamo dire a qualcuno o a noi stessi di smettere con un comportamento, di solito negativo, inutile, fastidioso. Non solo, qui Murray aggiunge taglio netto, che aggiunge enfasi, significa smettere completamente, senza mezze misure. Dacci un taglio con queste lamentele, non ho tempo da perdere. Ci ho dato un taglio con i dolci, voglio dimagrire. Ragazzi, diamoci un taglio e torniamo a lavorare. Proseguiamo con la prossima scena, la prossima espressione. Mamma vuole che scendi per la cena. Non me ne fotte niente della mamma. Hai capito, Derek? Lui è solo un bambino, ma usa questa espressione che è sicuramente la più volgare di questo video ed è appunto proprio a tutti gli effetti una parolaccia. Non me ne fotte niente della mamma. Attenzione, ripeto, è un'espressione volgare da utilizzare con cautela. Ma cosa significa? Non me ne fotte significa non mi importa. Non mi importa per niente, ma chiaramente lo dice in maniera molto più forte e più scortese, maleducata rispetto a non mi importa. Il verbo di base è fottere, che chiaramente è super colloquiale, super volgare, quindi da usare solo in contesti davvero molto informali con persone molto vicine a noi, amici, famiglia, o magari quando siamo particolarmente arrabbiati. Altri modi più cortesi per dire la stessa cosa sono non me ne importa niente o non mi interessa un fico secco, non me ne può fregar di meno. Me ne infischio. Proseguiamo. Io annaspo a fatica verso una D nei compiti dell'Autunnel. Se non sbaglio l'ultimo... Qui volevo parlarvi di un verbo. Il verbo annaspare, che mi fa un po' sorridere. Annaspare è leggermente formale come verbo, infatti non così quotidiano. Ed ha due significati, uno letterale e uno figurato. Annaspare dal punto di vista strettamente letterale significa muovere le braccia e le gambe in modo disordinato, un po' quello che facciamo quando stiamo per annegare in acqua e non sappiamo nuotare. Ma il suo significato figurato, metaforico, è fare molta fatica, trovarsi in grande difficoltà, non riuscire a fare qualcosa, proprio come quando stiamo per annegare, ma in tanti altri contesti. In questo caso, la scuola. Sto annaspando per questo progetto, è troppo difficile. Da quando ha perso il lavoro, annaspa per arrivare a fine mese. Nuota malissimo. Quando entra in acqua, annaspa come un pesce fuor d'acqua. Non ce ne rimangono molte. Proseguiamo con la prossima. La sottoscritta è rimasta di stucco guardando la terra che si spaccava sotto i suoi piedi e sputava quello tsunami di mistero.
La sottoscritta è rimasta di stucco. Cosa significa in italiano rimanere di stucco? Ebbene, significa rimanere sbalorditi, senza parole, molto molto sorpresi. Lo stucco è il materiale utilizzato per realizzare statue. Dunque, rimanere di stucco significa rimanere così sconvolti da restare immobili, proprio come delle statue, magari con un'espressione un po'. E lo stucco infatti poi diventa duro, molto solido, quando si asciuga. Ecco perché una persona ferma, rigida, ricorda lo stucco. Quando ho saputo che Marco si sposava, sono rimasta di stucco. La notizia mi ha lasciato di stucco, non me l'aspettavo. Siamo rimasti di stucco alla notizia del loro ritorno. Non ce l'aspettavamo proprio. Espressioni simili a rimanere di stucco sono rimanere di sasso, rimanere senza parole, rimanere a bocca aperta, rimanere di sale. Proseguiamo. Siamo alla penultima espressione e scena. Io ti pianto in asso. Ti pianto in asso. Cosa significa l'espressione piantare in asso che 11 utilizza qui con Mike? Ebbene, significa abbandonare qualcuno all'improvviso, lasciandolo solo o senza spiegazioni. Vedete infatti la faccia del povero Mike. Spesso in una situazione scomoda o imbarazzante. L'espressione si usa sia in senso letterale, andarsene fisicamente, sia in senso figurato, e cioè smettere di aiutare o mantenere un impegno. Mi aveva promesso di aiutarmi e invece mi ha piantata in asso all'ultimo momento. Siamo rimasti al ristorante per aspettarlo, ma lui ci ha piantati in asso senza una spiegazione. Dopo 10 minuti di silenzio ha pagato il conto e l'ha piantata in asso. Ma in una relazione, piantare in asso significa proprio lasciare il proprio partner all'improvviso, senza troppe spiegazioni, che è quello che in questo caso sta facendo 11. Prima mi sono sbagliata, abbiamo ancora 2 scene. Vediamo la prossima. Per cosa? Tu che dici? Abbattere i comunisti, salvare i tuoi amici? Pensavo che fossi più realista, secchiona. Cosa dice Dustin? Pensavo che fossi più realista, secchiona. Secchiona. Che parola è questa? Cosa significa? Un secchione, o al femminile una secchiona, è uno studente che studia moltissimo, che passa tutto il tempo sui libri. E in italiano questa espressione ha spesso una sfumatura negativa per indicare che la persona è noiosa e non ha una vita sociale. Dunque in questo caso loro sono amici, è usato in maniera un po' scherzosa, però spesso viene usato quasi come un insulto a scuola. Esiste una parola per tradurre secchione nella vostra lingua? Fatemelo sapere nei commenti. Vediamo degli esempi. Non fare il secchione, vieni a fare una pausa con noi. Era la secchiona della classe, prendeva sempre 10. Da dove deriva però questa espressione? E perché si dice proprio così? Ebbene, sembrerebbe che l'espressione derivi da secchio. Sì, proprio quello usato per trasportare l'acqua. L'idea è che lo studente
porta continuamente nuove informazioni nella sua testa, quasi come con un secchio. È curioso sapere l'origine di alcune espressioni, alcune parole, no? Cioè, non soltanto è divertente conoscerne il significato, ma è molto sorprendente a volte capire perché si sia dato proprio quel nome a quella parola. Ecco perché ho realizzato un libro dedicato proprio a questo e chiamato proprio così, perché si dice: è un libro completamente gratuito, un regalo per voi, lo potete scaricare gratuitamente a questo link ed è un libricino un po' carino, divertente, in cui ho raccolto le principali espressioni o parole italiane relazionate con altri paesi, altre città, e vi ho spiegato non soltanto cosa significano, ma anche da dove deriva il nome, l'espressione. Ad esempio, perché si dice trovare l'America? Perché si chiama indivia belga? Perché si chiama zuppa inglese? Fare il portoghese? E così via. Detto questo, è il momento dell'ultima espressione, quindi ultima scena. A Hawkins è molto rispettata. Sei proprio un tonto. Robin dice a Steve: sei proprio un tonto. Chi è un tonto? Un tonto è uno stupido, uno sciocco, una persona poco intelligente. È un insulto in realtà molto molto leggero, spesso usato in modo affettuoso tra amici, quindi è un'offesa ma veramente molto lieve. Ma sei tonto? Ti avevo detto di girare a destra, non a sinistra. Non fare il tonto. So che hai capito benissimo. Altri sinonimi sono proprio sciocco, stupido, cretino, idiota. Com'è andata? Quante di queste espressioni già conoscevate e quante invece ne avete imparate grazie a questo video? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi anche sapere chi è il vostro personaggio preferito di Stranger Things, se lo avete guardato. E se vi è piaciuto questo video, vi consiglio di dare un'occhiata al video in cui vi suggerisco dei titoli di film italiani, questa volta sono proprio italiani, che vale la pena, secondo me, di guardare a ogni livello, principiante, intermedio, avanzato. Trovate quel video qui in alto nella card o giù in descrizione. Adesso vediamo quanto vi ricordate di quello di cui abbiamo parlato nel video. Completate le frasi con l'espressione corretta. Quando ho vinto la lotteria, mia madre è... Se pensi che ti perdonerò dopo quello che hai fatto, sei completamente... La nuova manager è davvero... ha aumentato le vendite del 50%. Smettila di disturbarmi, sei proprio un... Dopo il divorzio, lui, per pagare l'affitto ogni mese. Le avete trovate tutte? Tra pochissimo ci sono le soluzioni. Io vi ricordo che sul nostro sito web lernamo.com potete trovare
la spiegazione più approfondita di tutto questo che abbiamo visto in questo video, con più curiosità, più esempi. Alla fine dell'articolo ci sono gli esercizi interattivi per ripassare. È un podcast da scaricare e ascoltare quando volete. Basta andare sul nostro sito, nella sezione lezioni, sulla barra di ricerca potete proprio digitare le parole chiave per trovare questo articolo o un qualsiasi altro articolo che vi interessa. Io vi ricordo di provare NordVPN per accedere a contenuti in italiano e migliorare la vostra lingua, ampliare il vostro vocabolario e portare il vostro italiano al livello successivo. Il link è in descrizione. Vediamo adesso le soluzioni dell'esercizio. Quando ho vinto la lotteria, mia madre è rimasta di stucco. Non poteva crederci. Se pensi che ti perdonerò dopo quello che hai fatto, sei completamente fuori strada. Ti sbagli. La nuova manager è davvero in gamba. Ha aumentato le vendite del 50%. In gamba o anche in gambissima, lei è molto competente. Smettila di disturbarmi, sei proprio un rompiscatole. Dopo il divorzio, lui annaspa per pagare l'affitto ogni mese. Lui fa un po' di fatica. Com'è andata? Ve le ricordavate tutte? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace che ci aiuta tanto con l'algoritmo e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e non dimenticate di seguire l'Ernamo su ogni social per tutti i contenuti esclusivi. Io vi saluto, ci vediamo prestissimo in un nuovo video.